Alfredo Bini presenta l'assurdo Totò, l'umano Totò, il matto Totò, il dolce Totò. Nella storia uccellacci ed uccellini, raccontata da Pierpaolo Pasolini, con l'innocente, col furbetto Ninetto. Trovati per le strade del mondo tutti gli altri attori, da Femi, Menuzzi a Vittorio Vittori. Nel triste giro tondo, nel lieto giro tondo, Luigi Scaccianoci architetto, Danilo Donati acconciò, Nino Baragli montò e rimontò, Ennio Morricone musicò, Mario Bernardo e Tonino Delli Colli, fotografo Fernando Franchi, organizzò, Sergio Citti da filosofo aiutò, una piccola troupe per le periferie vagabondò, per campagne e paeselli si scannò, producendo rischiò la sua posizione. Alfredo Bini, dirigendo, rischiò la reputazione. Pierpaolo Pasolini. Con la luna non si prende. Chi te l'ha detto e perché? Perché si ammusa e bisogna aspettare l'alta marea. E che è sta alta marea? Da che dipende? Hai visto mai la monnezza che porta il mare sull'arena? Da che dipende quello? Boh. È la luna che ha una forza di gravità con la quale l'acqua s'alza. Ah papà, come mi piace la dentiera che si è comprata mamma. Lo so io quello che mi è costata. Quelli non sono mica denti autarchici di una volta. Quelli sono proprio denti da dente, quella già ci fa la fanatica. Oh! Ah papà, hai visto non sa ti da conto, sai dentro come perché c'è pure che nonno gli la ruba. A proposito, ti sei ricordato di dare il DDD nella stalla? No papà, mi sono scordato. Io mannaggia la miseria. No papà, non è colpa mia, stamattina Giuseppina Amatta si è messo sul balcone con un petto così grosso. Ah papà, peccato che non c'eri pure te. Che me frega? Ma che me ne frega a me? Alla stalla penso io, a quelle povere vacche che le mosche se le stanno mangiando vive. Un po' di coscienza ci vuole. Apposta tutta la notte si lamentano quelle povere vacche. Un cinzano e una visciolata, quant'è? 1,70. Ah papà, questa non c'è sta. Dai, vai, vatti a pigliare la visciolata, va. Che devo imparare? Te credo. Devi contare i passi, se no qua non ne fare. Forza. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Ragazzi, l'auto!
Sentimi un poco. Dimmi una cosa. Al mattino che ti pettine con l'aspirapolvere? Ah papà, io c'ho da fare, te lo ricordi? Già t'ho detto, non famo scherzi, eh. Sine, Sine. Che è successo? Boh. Un matrimonio? Boh. Ma chi erano? Ma chi erano? Cosa, il San Martucci, quello che ci articchia la bocca alla moglie. Papà, io vado a trovare qua amico mio, 5 minuti e mo ritorno. Oh, sbrigati però. No, pallone! Testa ricchio! Vecchia parata! Buongiorno. Mi pare in aeroplano. Che sei venuto a fare? Stavo a provare una 600 dell'amico mio. Vedete quanto correvamo. Quello che stava con me c'era una paura, c'aveva. Per forza tu sei mezzo matto. Com'è t'hanno vestita così? Uffa, oggi è la festa dei Fede Maria e c'è una recita all'asilo. Lo sai che c'è sta carina con quel vestito? Perché non ci vengi domenica a ballare? No. Ma chi se ne frega? Beh, se ci vengo a piegare 600. Mi sa che non posso venire perché sto amico mio deve portare la macchina al meccanico, abbassare la testata. Dopo sì che è impolite. Dopo passo di qui, oh, che manco me vedi. Lo sai che l'altra volta ti hanno visto con un'amica mia di scuola? E beh, l'ho incontrata così, stavamo a chiacchierare. Sì, chiacchierà. Siete stati pure al Prato, ma ha detto lei. Ma quale Prato, quale Prato? Stava passando lì perché ha fatto tardi, se no il padre gli dava un sacco di botte. Allora, te mi capisci? Ciao Nino. Che c'è? Che c'è? Vattene via, che non te voglio più vede. Che moda invece?
Mi ha detto l'appuntato che l'ha visti, che erano tutti sporchi di vomito. Lui era sul letto, lei sdraiata all'ingresso con le mani stirate verso la porta. Ah papà, a me mi sa che la vita non è niente. Certo, la morte è tanto. Quando lei è morto, tutto quello che doveva fare, l'ha belle fatto. Ma papà, io ci penso sempre alla morte. Perché dico, come fa uno a morire? Piano piano, respira e fa... E poi com'è non gliela fa più? Tutto un botto non può far più. Ma lui se ne accorge non può far più. Come fa a passare quando è vivo e quando è morto? Te! E me, fate fermare da qualche altro. Che sono morto qualche volta io. Ma guarda questo, ma... Ah papà, come mi piacerebbe essere pappagallo così che ha preso 300 anni. È morto un ricco. Qui giace uno pieno di soldi. È morto il più ricco del Camposanto. Pensa un po' che fregatura per lui. Beato il poveraccio. E pochi hanno saputo che è morto. Scrivono, è morto uno, avanti un altro. E invece no. Per un ricco morì è come paga il conto alla vita. Paga, sì, ma la vita gli ha dato qualche cosa. Invece il poveraccio paga e dalla vita non ha avuto niente. Che fa il poveraccio? Passa da una morte all'altra morte. Amici, dove andate? Allora, amici, dove andate? Cos'hai detto? Mica ho parlato io. Ma non dice le travicole. Non mi volete come compagno di strada, eh? Ma chi è? Ah papà, vedi chi era il corvo? Siete sicuri che non vi secco venendo con voi? No, anzi, ci fa piacere, no papà? Allora, visto che dobbiamo fare un pezzo di strada insieme, volete dirmi dove siete diretti? Andiamo qua giù. Ma dove? Un po' vago, dove qua giù? Qua giù. Scommetto che ci indovino. Ci indovini un po'? Andate da un fotografo a fare le fotografie al ragazzo che deve entrare alla Fiat. No. No, quelle l'abbiamo fatte l'altra settimana. Allora andate dal vostro compare perché c'è il battesimo di suo figlio. No. Ammazza come ci coglie però, eh. Ci siamo stati proprio ieri al battesimo lì a Torreliscia. Ah, già. Che sei un profeta, ormai? Sì, un profeta. Magari. Un profeta, un poliziotto, uno dei due. Lasciatemi pensare. Dunque. Andate da una chiromante a prendere una medicina per Ninetto che ha il verme solitario. Fuoco e fuoco. Allora, scusatemi se insisto, non volete dirmi dove andate? Gliel'ho detto, laggiù. Ma dove laggiù? A destra, a sinistra, dritti? Laggiù, in fondo. Scusi, io non l'ho mai vista da queste parti. Ma da dove viene? Lei chi è? Io vengo da lontano. Il mio paese si chiama Ideologia. Vivo nella capitale, la città del futuro, in via Carlo Marx, al numero 70 volte 7. E noi al borgo della monnezza. Abbiamo morte di fame. Numero 23. Sotto al monte delle parate chiare. Famosi in tutto il mondo per il martirio di Sant'Analfabeta. Oli morte. Il sole comincia a menare.
Ma sto cuocendo la cervella. Ai. Ma papà, perché se fermiamo un mezzo corporato se famo un per sonno? Ah! Cammina, carogna! E dai che te va pure a te! C'ho 2 galletti. Uno sul ditino, l'altro sul ditone, che mi fanno passare le pene del purgatorio. Beati voi. Beate voi un corno. Con sta migragna. Sì, beati, beati. Perché beati, beati? Beati voi, sì, che ve ne andate come padroni per le strade della periferia della città, che entrate col sole ai giovani operai nei baretti delle 8 del mattino, che date bacetti a ragazze vestite da angeli, che discorrete della vita e della morte con le prime parole che vi vengono alla labbra. Ma invece io... Ma non c'è genitori, né famiglia, non c'è niente. E i miei genitori sono il signor Dubbio e la signora Coscienza. Io invece sono Ninetto, di innocenti Dodò e di semplicetti Grazia. La vostra innocenza, la vostra semplicità e la vostra grazia sono religiose. E religione è la forza che vi porta un passo dopo l'altro per la vostra strada che nessuno sa. Che siate contadini o operai non importa. Una strada che vi conduce lontano, là dove tutte le strade del mondo si incontrano. E a proposito di religione, vorrei raccontarvi una storiella, se permettete. Sì, potete. E come? Tanto per ingannare la fatica di questa lunga camminata sotto il sole. Non vedi questo. Posso? Bravo. La storia che voglio raccontarvi è una strana storia di uccellacci e uccellini. Siamo nel 1200, ma il riferimento a fatti o persone dei nostri giorni non è affatto casuale. Voi che non volete sapere, che vivete come assassini tra le nuvole, che vivete come banditi nel vento, che vivete come pazzi nel cielo. Voi che avete la vostra legge fuori dalla legge e passate i giorni in un mondo che sta ai piedi del mondo e non conoscete il lavoro e ballate ai massacri dei grandi. Noi possiamo conoscervi solo attraverso Dio, perché i nostri occhi si sono troppo abituati alla nostra vita e non sanno più riconoscere quella che voi vivete nel deserto o nella selva, ricchi solo di prole. Noi dobbiamo sapervi riconcepire, che siete voi a testimoniare Cristo ai fedeli inariditi, con la vostra allegrezza, con la vostra pura forza che è fede. Perciò io do incarico a te, frate Cicillo, e a te, frate Ninetto, di continuare la predicazione agli uccelli. E vi dico anche che è giusto che voi cominciate da 2 classi molto differenti, dai falchi che sono prepotenti ai passerotti che sono umili. In lode del Signore. Amen. Che stai a fare con quella fionda? Buttala via e di un'Ave Maria. Sti santi però hanno delle belle pretese. Pare, ti pare una cosa facile parlare con gli uccelli? Quello che dico pure io. Sta zitto tu. Che mi ha preso pure me per un santo? Sì, con quella faccia che c'avete, un santo. Perché? Cosa c'è da dire della mia faccia? Ma frate Cicci, perché non famo una cosa? Ripiamo San Francesco e gli dimo che noi non siamo buoni e ci mandasse qualche d'un altro, Mo ti do uno schiaffone, mo. Oppure sapete che famo? Andiamo a quel casale di quei contadini dove siamo stati ieri a mangiare sta ricotta buona, Mangiamo con loro, dormimmo con loro, poi fra un mesetto ritorniamo e gli diciamo: ma frate Francesco, l'uccello vanno a voi. No, noi non siamo santi, siamo uomini umani, ma con la grazia del Signore abbiamo il cervello. Così frate Cicillo e frate Ninetto si misero in marcia per evangelizzare gli uccelli.
E mo che gli raccontiamo? Ecco, tocca a voi, frate Cicillo, che Dio va avanti buona. Voi lo sapete, io non vi posso aiutare, perché non sono buono a fare niente. Voglio fare un voto. Oh, Signore, datemi la forza di rimanere su questo luogo dove ho posato le mie ginocchia finché non avrò santificato tutti i falchetti di questa rocca e del mondo come la volontà di San Francesco. Vedi questo, e che si è fatto? E che ne so, se non fare frate no! Che stai a fare, a spia a Cristo? Oh, io volevo fare la sera. Che ti deve venire a frate? Io voglio cosa, frate? Oh, ma volete lasciare perdere? Che volete? Ma volete far finita? Ecco, frate Margherita! Oh, la volete lasciare perdere? Oh, la volete lasciare perdere? Vergognatevi! Lo sapete a chi state a fastidio? A un santo! Un santo! Un santo! Sì, San Cicoria. Ah! Aiuto, frate Cicillo! Via. Ah! Passa. Via. Ah! A te. Via. Ma che mi state a fare? Ah! Aiuto, frate Cicillo, ma che mi state a fare? Ah! A me. Ah! Frate Cicillo! Ah! Ammazza, frate Cicillo, come sta cresce e serba. C'avevano ragione quello a chiamarci frati Prataroli. È tutta cicoria. C'è sta pure qualche pianticella tetera, vedi? Pure un po' d'ortiche. Fammi strappare un po' d'ortiche, va. Shh, zitto, zitto, vai via, vai via, vai. Venne l'estate, la stagione delle cicale, delle ortiche, delle merendine sull'erba, dei pomodori. Venne l'autunno. Venne l'inverno e non fece mai tanta neve come quell'anno. E tornò un'altra volta la bella stagione. Basta, mi sono stufato. Oh, me ne voglio andare. Che sto a fare qua? Tanto non so buono a fare niente. Non so buono manco a parlare con la gente e mo parlo con uccelli. Ma che sto a fare qua? Ditemi voi, con i bagarozzi. Mi sono stufato e mi sono stufato.
Me ne rivado a casa mia, me ne torno da mia madre. Ma frate Cicillo non poteva rispondergli perché dopo un anno che stava zitto la gola gli si era arrugginita. Ditemi voi, frate Cicci, non c'è ragione. Per quale motivo tu stai qui? Notte e giorno e notte, estate e inverno, col sole e con l'acqua, a fare sto stress di vita. Per quale motivo? Va a buscarti il paradiso, figlio mio. Che piace se mi riposo all'ombra vostra. Il paradiso. Ho trovato! Ho trovato! Signore Dio, ti ringrazio. Ho trovato. Ho trovato. E stai buono, stai buono. Vai. Ammazza che faticata che abbiamo fatto, però ci siamo riusciti, bene o male. Sono proprio contento, frate Cicci. Per voi, mica per me. Opla! Ma come avete fatto? Come ci siete riuscito? Aiutati che Dio ti aiuta. La fede è per i santi. Loro con la fede fanno tutto. Ma io sono un uomo, Ninè, un uomo umano. E allora sai cosa ho fatto? Mi sono detto, frate Cicillo, forza, premiti il cervello. Con la fede ci si crede e con la scienza ci si vede. Beato voi che ci avete qua la capoccia così. Ci ha visto giusto San Francesco a mannaggia a voi. Chissà quanto sarà contento quando nonna Molla gli raccontava tutte quelle cose, Opla! E mo andiamo a dirti un pochetto, Se lo siamo meritato. Andiamo a suonare un pochetto l'organo in chiesa per ringraziare il Signore e poi andiamo da quei contadini a mangiare sta ricotta, il pecorino. Vi ricordate che c'hanno tutti quei cantine piene di vino, padre Cicillo? E poi se famo da pure una tonaca, che questa è proprio arrivata, fa proprio schifo. Non vi pare pure a voi, frate Cicci? Chi serve con fede il Signore ha sempre fretta, scrocchia zeppi che non sia altro. I falchi sono fatti e adesso tocca ai passerotti. Andiamo. Vabbè, frate Cicci, come non detto, vabbè. E andiamo a convertire sti passeretti. Qua giù. Speriamo che non sia duro come coi falchetti, signore mio. Però pure questa volta voglio fare voto di non spostare queste mie povere ginocchia dal luogo dove le ho appoggiate finché i passarotti non saranno santificati. E speriamo che non siano capoccioni,
Ma che sta a fa quello, sora Gramigna? Non lo saggio, sora Migragno, sapete voi, sora Grifagna? Starà a fare un bisogno corporale, sora Gramigna. Amunello, ven pa qua! Che volete? Ma che sta a fa quello? Ah, quello deve stare lì poco poco, almeno per un annetto. Un albero de fichi in un anno crescono i fichi. Manfrate, che ci cresce, a barba? Sì, volete così, signor, ma quello è un santo. Ce credi tu, sora Gramigna? Chi lo sa, sora Migragna? Che ne dici tu, sora Grifagna? Sora Gramigna, bisogna vedere quando piove si se bagna. Mo sta a convertire i passeretti, ma altri posti ha fatto certi miracoli. Alle Frattocchie ha cambiato il vino in acqua perché erano ubriaconi. A Zagarolo ha cambiato l'acqua col vino perché gli piaceva bere. Alla Sgurgola ha lasciato perdere così perché ne ha bene, Ora pro nobis, ora pro nobis, Sora Migragna! Sora Grifagna! Ricotta, ricotta! Dio, dammi un po' di pazienza. Per grazia ricevuta. Siate benedetto, padre Cicillo! Meno male mi ha salvato da ste vesti, se no voglio farmi impacchi. Buongiorno. Buongiorno. Ah, vi prego, signora Fortuna, toccate anche a me con la bacchetta magica. Proprio lo vuoi? Sì. Proprio lo vuoi? Sì. Bene. Un minuto di pazienza, signori miei, scusatemi per quello che faccio. Ma pure voi al Tempio di Gerusalemme l'avete capito che quando c'è voi c'è voi? Ma basta! Andiamo, Ninè! È ora di farla finita! No! Sì, becca questo! E che il Signore mi perdona. Dici te no, e invece sì! Sì! Gesù mio, non è che è ricotta! Sì!
Ecco, sono pronto. Rendiamo grazie al Signore. Ma com'è? Non si presenta nessuno? Zitto tu! Non rispondono, non rispondono. Non rispondono. Ripossino a Mailli. La scienza, sì, la scienza. La fede ci vuole con voi, altro che scienza. Si vede che io non ho avuto fede abbastanza. Signore mio, non ho avuto fede abbastanza. Padre Cicillo, posso giocare un pochetto a campana? Perché mi guardate così? Un pochetto. Sono 2 anni che non gioco più. Vai, vai, figlio mio, vai. Gioca, gioca. Che te da dire. Tanto che è un macello. Siamo da capo a 12. Beh, pazienza. Ho trovato! Ho trovato! Ho trovato! Per la Santa Pasqua tutto sarà fatto. I passeri non si parlano cinguettando. Che baccalà che sono stato! Che baccalà! Oh, Signore, speriamo che sia la volta buona. Come dunque si parlavano fra loro i passeri? Che linguaggio avevi imparato frate Cicillo nelle sue lunghe meditazioni? È semplice, i passeri comunicavano saltellando. Onnipotente buon Signore, quando sono contento che c'è il sole e quando sono contento pure che c'è l'acqua, così Chiazzozzo ci si lava la faccia. Siete contento, frate Cicillo, eh? Laudato sia mio Signore.
per sto somaro, per tutte queste pecore. E per sto pecoraro, va. Amen. Laudato sia mio Signore per sto santo mondo, che ci ponno campo a tutti, pure quelli che non ponno. Amen. Beata l'erba fresca, l'ortica, la cicoria, e chi se la magna che Dio l'abbia in gloria. E guai a quelli che morranno nei peccati mortali, che mi dispiace tanto vedere sti brutti funerali. Amen. Laudato sia, mio Signore, per la contentezza che sta nei cuori e perché tutto quello che ci dai sono rose e fiori. Perché? Ecco, frate Francesco, noi falchi l'abbiamo convertiti e i falchi come falchi l'adorano il Signore. E poi, frate Francesco, pure li passeretti abbiamo convertiti. E pure i passeretti, come passeretti per conto loro, gli sta bene. L'adorano il Signore. Ma il fatto è che fra di loro si sgrugnano, s'ammazzano. E che ci posso fare io se ci sta la classe dei falchi e la classe dei passeretti, che non possono andare d'accordo fra di loro? Che ce puoi fa? Ma tutto ce puoi fa con l'aiuto del Signore. Come sarebbe a dire? Come sarebbe a dire? Sarebbe a dire che dovete andare a insegnare ai falchi e ai passeretti tutto quello che non hanno capito e che voi dovevate fargli capire. Come? Come? Bisogna cambiarlo questo mondo, fra Ciccillo. È questo che non avete capito. Un giorno verrà un uomo dagli occhi azzurri e dirà: sappiamo che la giustizia è progressiva e sappiamo che man mano che progredisce la società si sveglia la coscienza della sua imperfetta composizione e vengono alla luce le disuguaglianze stridenti e imploranti che affliggono l'umanità. Non è forse questa avvertenza della disuguaglianza fra classe e classe, fra nazione e nazione, la più grave minaccia della pace? Andate e ricominciate tutto da capo, in lode del Signore. Andiamo, Ninè, ricominciamo. Su. Andiamo su, figlio mio, non t'avvilì. Non t'avvilì. Coraggio, coraggio, andiamo, su. Allegri. Con permesso. Ma io che sto a fare? Carica! Sei con me sull'auto che col sole va in città.
Ine, dimmi una cosa, come si chiamava quella che andava sulla luna? Giacarin? Ah papà, che ne so io? Guarda un po', eppure pare che sta così lontana la luna. Sembra un sogno, eppure gira e gira e ci arrivano lassù. Ma tu la vedi? A me sembra una cosa che vedo solo io. La vedo pure io. Lo so, lo so. Sozzi delinquenti, tutti qua venite! Tutti qua, un giorno questi vi sparo! Ma che pagate cartobianchi qua? Mica posso stare tutti i giorni a guardare la gente che fa ste zozze dal campo mio! Io ho le figlie giovani, sa! Portatecele qua! Guarda che ci stanno delle leggi per sta cosa, zozzoni! Non lo sapete se io voglio la denuncio? Beh, come? Ci hanno portato un po' di concime e ci dovessimo pure pagare? Ah, ma sai che te dico, sto concime, portatelo via, portatelo a casa vostra! Ma signor me, ma che state scherzando? O fate sul serio? Non scherzavo per niente! Piano sta schifezza e portatela via! E perché se no? Perché se no, sono in ballino! Sera, portami la doppietta! Noi facciamo ammazzare tutte e due! Finché si scherza, ma mo' mi sono stufato! Tieni! Per un fazzoletto di terra è scoppiata la guerra. Scappate adesso! Avete fibra, eh? Oddio, mamma! Papà! Cori! Leggi per me che noi portiamo, son portaci che. Come Gandhi dovevate fare! Tirar fuori il fazzoletto! Buoni buoni, metterci dentro la vostra cacca e portarvela via! Così lasciavate solo come un babbeo quel proprietario della sua proprietà! È ora di finirla con le guerre! Dobbiamo lottare uniti per la pace! Dobbiamo lottare uniti per la pace! Non c'è nessuno in questa casa? Siete tutti morti? Resuscitate! Corpo di Bacco! Dove vi siete cacciati? Morti di fame! Che cavolo state a fare lassù? Non si risponde? Zitti, silenzio! Parlate piano. Buongiorno. Parlate piano, che mi svegliate i ragazzini. A st'ora, signor? Accomodatevi. Dormi, ancora è notte, dormi. È inutile che facciamo tanti preamboli. Ho i soldi,
o metto la pratica in mano all'avvocato e domani succede quello che deve succedere. Bravo, papà! Vedete, signor Marcello, come stanno le cose qui dentro? Siamo rimasti senza niente. Dovete avere un po' di pazienza. L'altra volta avevamo dato il maiale. L'altra volta ancora vi siete presi i materassi di lana con tutti gli scendiletti. Ma stavolta, che vediamo? Non abbiamo più niente da darvi. Che vi mangiate nido di rondine, signor? I cinesi, i cinesi! I cinesi! Mamma! Mamma! Dormi, che ancora è notte, dormi! È una baracca, però col terreno che ci sta intorno i nostri soldi li ricaviamo li stesso. No, la casa no! Per carità, la casa no, la casa no! La casa sì, invece. Proprio la casa. Bravo, papà! Dormi, che ancora è notte, dormi! Sono 4 giorni, signore mio, che i bambini li tengo a letto senza mangiare. Sono 4 giorni che gli dico sempre che è notte. Perché quelli, quando saltano, vogliono da mangiare. E io che cosa gli do, signore mio? Signora mia, io non so cosa dirvi. Io non ci posso far niente. Pregate la Madonna piuttosto, anziché pregare me. Bisis, bisis, è chiaro? Ninetto, andiamo. Prego. Beh, che ci avete da dire, dottore? Che parlate solo quando vi pare? Se ci avete da dire qualche cosa, ditemelo in faccia. Tanto ho sempre ragione io. Beh, io non vi dico avete fatto male. Vi dico semplicemente attento che un pesce grosso non mangi voi. Il nido è in tavola. Buongiorno. Buongiorno. Signori, voi ci dovete perdonare, ma ci ha visto a dare una mano, insomma, aiutare un poco a spingere sta Cadillac che non vuole andare avanti. Ma voi mi direte siete in 4, tutti validi. No. E c'è questo qua, che con rispetto parlante è di emorroide. Quest'altro lo vedete da voi. Alla signora qua non c'è bisogno di presentazione. Quanto al terzo, il signorino, questa mattina si è fatto il manicure e non si vuole sciupare le mani. Va bene, purché facciamo presto. Dai, 1, 2, 3, taglia, Ninè! Taglia pure te, papà! Maleducato! Ai ai ai. Per far partire sta macchina ci vuole la mano del signore. Ad ogni modo vi ringrazio per la vostra collaborazione. Vi presento Pasquale Recchiabella.
Ciro Lococo. Incenzurato. Urganda la sconosciuta. Annibali il vegetariano e questi essere i miei piccoli figli. Chi paga paga poco, chiamato chi, Colgati con Gardol, chiamato Cor. Voi avete i calli? Non me ne parlare, negro benedetto. Tu sai quelli che camminano a piedi nudi sui carboni accesi per bruciare gli spiriti della morte? Sì, insomma, quelli della parte tua, mi sa. Io sto peggio di loro. Io avere il rimedio miracoloso. Non ti date retta, quel ritrovato lì, quello l'adopera solo per lui. È geloso di quella crema. E se la cede, la dà solo a chi può spendere. Io in un certo qual modo posso, se non è proprio un sacrificio, ditemi. 5.000. Gente, gente, gente! Quanta gente! Stiamo nel 2000 ancora fanno quelle cose. Ammazza che poracci. Curi, a me mi sa che sta per partorire. Ho dato lo schiaffo. Allora tu queste cose non si guardano. Acqua calda, acqua calda. E perché serve? Lo so io perché serve, ne ho avuto 18. Acqua calda. Non serve. Dovevo aspettare. Acqua calda, ragazzi. Un'altra bocca di più. Evviva Maria! Femmine, viva Gesù! Uffa! Un bel applauso alla mamma! Brava! Bene! Brava! Uffa! Ecco, adesso non fai che alla prima chiesa che trovi la lasci fuori, E come la chiamiamo? Nessuno la voleva, nessuno se l'aspettava, è voluta venire. Sì, e benvenuta sia. Sì, benvenuta, benvenuta. Benvenuta, benvenuta, mi piace, benvenuta.
Cosa c'è da ridere lei? Ma sapete che c'è in questa scatolina? Leggete un po'. E chi è buono a leggere? Sono 40 anni che non leggo più. Chi si legge? Cosa c'è scritto sulla scatoletta? E chi ci capisce? Non ci capisco niente. E leggi. Non ci capisco niente. Antifecondativo. Vi hanno venduto per callifugo dell'antifecondativo fuori uso, quei poveracci. Come? Come poveracci? E lei ride sulle disgrazie degli altri? E che significa questa pomata antifecosativa? Eh beh, non lo sapete? No. Quanti figli avete voi? 18, perché? Ma se usavate questa medicina non facevate tutti questi figli, Ma guarda un po'. E perché non avrei dovuto farli? Più della metà degli esseri che compongono questa umanità progredita è in uno stato di sofferenza che è ignobile e intollerabile. Soffre la fame letteralmente. E sarà sempre peggio. Più figli fate, più la fame cresce. Non vi pare? Usate le vostre mogli con un po' più di giudizio, accidenti. Carmè, tu solo non mi basta, me ce ne vanno 3. Carmè, io son che buona pasta, va contenta tutte e 3. Carmè, io non lo faccio apposta e tu che stai a sapere. Carmè, io tengo a capo tosta come che. Io tengo a capo tosta come che. È il crepuscolo delle grandi speranze. E quei poveri imbroglioni sono i primi a essere lasciati in ombra, magari in compagnia di Rossellini e di Brecht, mentre gli operai loro continuano in questo crepuscolo ad andare avanti. Sono passate di moda le ideologie ed ecco qui uno che continua a parlare, non si sa più di che cosa, ha degli uomini che vanno, non si sa dove. Professor Otto Volanten, le donne credono che sia un tipo straordinario, ma in realtà così egli ha desunto tutto il suo materiale da una raccolta miscellanea di studi danteschi del professore inglese Fred Famen, un volume pubblicato ad Oxford fin dal 1933. Questo Fred Famen, tra l'altro, è autore del romanzo Mutande insanguinate a Scotland Yard, che così è la fonte di tutto James Bond. Prego, che cosa desidera? Noi vorremmo parlare col signor ingegnere. Prego, si accomodi. Oddio, mamma, i leoni! Si calma. Sì, buono, sì. Educato, Ninè. Ah, papà, questo mi dà mozzi come se magna. Ma non capisci proprio niente. Questa è un'usanza dei signori. Che ci trovi? Qualche cosa di strano. Beh, papà, ma che c'entro io con questi signori? Se c'entra tuo padre, c'entri pure te. Oh, buongiorno, ingegnere. Scusi se non mi alzo, capirà? Immagino che lei sia venuto a fare il suo dovere. Oggi siamo al 25, che è l'estremo termine per la scadenza, se non sbaglio. Va bene, l'intenzione era quella. Mi lasci spiegare. Tutta la neve che ha fatto
m'ha girato 2 ettari di broccoletti. E lì non ho preso una lira. Questo disgraziato qui poi, tutte le domeniche mi fregava il trattore per andare a messa. Ma siccome non è tanto buono a portarlo, una domenica non mi è andata addosso a una sacenta e me l'ha ridotta a pezzi. E io ho dovuto ripagarla, no? Altri soldi. E poi ho 18 figli. Voi lo sapete. L'unico che poteva darmi veramente un aiuto, questo scemo, gli ha avuto la vocazione e si è fatto frate cappuccino. Ah. Ingegnere, sta belva. Io sono soltanto un uomo d'affari, faccio gli affari, ci tengo agli affari. Quindi datemi i soldi, se no vi faccio finire in galera senza tanti complimenti. Hai visto? E poi non ci credete tu e tua madre che io sto in mezzo ai guai. Ingegnere, scusi tanto. Avevo preparato un bel mazzo di rose per la sua signora ingegnera e me le sono dimenticate a casa. Vuol dire che li riporterò un'altra volta. Esegui, ingegnere. Ignorante. Sono sempre gli stessi. Niente li potrà cambiare. Papà! Papà! Ma dove andate? Anche di corsa adesso! Dove andate? Accidenti! Dove andate? Cori! Vengo! Cori, dai papà, vieni! Aspetta! Cori, papà, cori! Arrivo! Dai papà, sbrigati! Cori, monta, dai che parte! Eccolo! Beh, pazienza. Prenderemo il prossimo. Mettiamoci su quello in Monterozzo. Ah papà, è un bravo cristiano quel corvo, eh. Mica me lo credevo, invece hai visto? C'ha ragione da parlare male di quei buffoni. Là si salvava solamente quello qua a barba, lo faceva ta 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 ta. A me mi sa che mezzo corvo pure quella. Ah papà, quando entro in fabbrica è il primo sciopero che famo. Vado alla villa d'ingegnere e ammazzo tutti i cani. Così si impara. C'è anche pure te, papà? E come no? Io vengo lì. Ta 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 ta. Andiamo, Ninè.
ormai non ve lo chiedo neanche più dove andate. Sento che arriveremo alla fine e io che so tante cose, questo non lo saprò mai. Ma il cammino incomincia e il viaggio è già finito. Che stai a fare? Guardo le rondini. Come ti chiami? Luna. Aiuto! Ai 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 la pancia! E che sarà? Oddio! Oddio! Non è possibile. Un'altra volta. Mi fa male la pancia. Mi fa male. Mi sento fare dentro culo. Oi, non la reggo. Non la reggo. Torno subito. Luna, che mi fai fare? Andiamo laggiù in fondo, c'è sta un bel posto. C'è sta tutto il fieno tagliato, con profumo che non ci si crede. Che ti sei mangiato oggi a pranzo? Ma veramente non abbiamo ancora desinato. Io ho pranzato a casa di mia sorella, una fettina con gli spinaci in padella. Che t'avevo detto? Lo senti l'odore? Adesso sto meglio. Andiamo, va? Io che dolore ha. Mi si stanno a torcere tutte le budelle. Davvero, Sappa, ma che siamo mangiati oggi e ci ha fatto così male? Non gliela faccio più. Aspettate un minuto, faccio subito. Ma dove vai, scemo? Vieni qua. A Luna! A Luna! Oh, a sorda! A Luna! Io sono il figlio! Me l'immaginavo! C'hai una faccia di chierichetto! Ammazzate che belle zinne che c'hai! Gli fa una rapina di affaccia di Marichellaria Duci. Alla chi? È una che ci andiamo sempre insieme, io e amici mia. Però c'è un sacco d'anni. C'ha una ponza così grossa, una gamba secca e un'altra grossa. E poi il naso mica ce l'ha. C'ha gli occhi, la bocca, e il naso, boh. Che te faccio ridere? Oh, mi piace la gente come voi. Pure tuo padre mi ha fatto fare un sacco di risate.
Tutto normale, dottore? Ma i professori vanno mangiati in salsa piccante, diceva Giorgio Pasquali. Però chi li mangia e li digerisce diventa un po' professore anche lui. Ah papà, mo sto meglio, andiamo, se ne va. E tu non mangia più di quella roba che ti fa male. Di quanti problemi si potrebbe parlare a proposito di puttane. Dio, patria, famiglia, quante ne avrei dette un giorno contro. Oggi forse non ne val più la pena. O forse io sono finito. È passata la mia ora. Le mie parole cadono nel vuoto. Non pensi però, signor Totò, che io pianga sulla fine di quello in cui credo. Sono convinto che qualcun altro verrà e prenderà la mia bandiera per portarla avanti. O io piango solamente su me stesso. È umano, no? In chi sente di non contare più. Nino. Chi? Signor maestro, permettete? Devo dire la parola a questo rimbecillito. Cammino. Io me lo mangio. Che? Ce lo mangiamo. Che? Tanto se ce lo mangiamo noi, se lo mangia qualcun altro. E poi chi ci capa a fa? Mi sembra pure matto, mi sembra. Sì, c'ha ragione, quanto m'ha stufato, così si impara a impicciarsi da affari dell'altri. Come se lo mangiamo? Come gli antichi, che buttavano i cocci e mangiavano i fichi. Mannaggia i pescetti, mannaggia. Gnaf! Amici cari, come sempre, finisce così, comincia così, si chiude così, continua così. Questa storia di uccellacci ed uccellini.